Ciao a tutti, benvenuti. In questo video rispondo ad alcune domande che mi avete posto riguardo al giro di voce. In particolar modo mi avete chiesto che cos'è il giro di voce, come si effettua il giro della voce, se era possibile darvi qualche esempio pratico che potesse aiutarvi nel fare questo famoso giro di voce. Che cosa significa giro di voce? Semplicemente, lo dirò in termini molto concreti, non bisogna pensare alla nostra voce che esce piatta in questo modo dalla bocca, ma idealmente come se compisse appunto un giro ampio dietro, sopra, mi raccomando, al palato e in avanti, quasi come se la voce simpaticamente, io dico, si facesse una parabola e si tuffasse in avanti in questo modo. Questa è un'idea simpatica che spesso ha poi dei risultati buoni. Allora, il giro di voce è importante chiarire una cosa. Cosa richiede? Che il palato sia alto, che piano piano il palato impari a restare appunto in posizione alta, in modo tale che la voce risulti ampia e possa fare questo giro. Immaginate di avere una collinetta appena sopra il vostro palato, quindi una collinetta, e il suono cosa fa? Fa questo, gira sopra questa collinetta. Come ottenere questa collinetta? Un errore che a mio avviso è abbastanza dannoso è quello di pensare di alzare il palato molle il più possibile. Cosa succede? In questo modo noi andiamo a ostruire tutto il faringe, una cosa che crea secondo me delle voci artificiose e un grosso impedimento. Così come quando si chiede di pensare allo sbadiglio, le persone che cosa fanno? Pensano a uno sbadiglio molto indietro, come se la voce andasse indietro e in giù. Questo è sbagliato. A mio avviso quello che bisogna pensare invece è la parte centro anteriore, la potete sentire, del palato, idealmente dove c'è la conca del palato verso gli incisivi. Ecco, questa parte voi la dovete pensare come se si alzasse e andasse avanti. In questo modo si forma la famosa collinetta che vi dicevo, e quindi la voce può fare questo giro sopra la collinetta. Altrimenti, se io ho un palato piatto, il suono esce piatto. Se io creo questa collinetta, allora il suono può fare questo, girare sopra questa ideale collinetta e appunto avere questo giro. Spero che così vi sia ancora più chiaro il concetto. Ci sono degli espedienti a livello tecnico, come ad esempio uno molto utile è quello di pensare al ruggito del leone oppure una tigre. Cosa fa? Anche la mimica, se voi vedete nel volto stessa. Il suono viene portato istintivamente in avanti, è proprio un istinto. Ad esempio, voce piatta. Sentite? Io giro, se no palato piatto, palato ampio. Qui dentro poi posso far girare tutte le vocali. Eccetera, insomma. La cosa importante è che voi capiate a livello concettuale: se io tengo un palato piatto, la voce risulta piatta. Se io creo questa sorta di collinetta, allora la voce può naturalmente girare e naturalmente poi acquisisce il colore, le risonanze, perché poi va spontaneamente nella maschera. Un suggerimento è quello di pensare appunto al ruggito del leone o della tigre. Potete mimarlo, e ve lo consiglio, davanti a uno specchio, perché questo gesto vi aiuta appunto a pensare alla voce che... Pensate proprio anche alla mimica tanto di questo ruggito, perché vi aiuta anche a livello muscolare del viso, di mimica, a portare il suono avanti. Un'altra idea è quella di mordere ad esempio una mela. Allora potete pensare a questa sorta di stretching del palato da dietro verso la parte alta e anteriore. Mi raccomando, per quella che è la mia esperienza, attenti ad alzare il palato e concentrarvi solo sul palato posteriore, perché ottenete una voce da yogi molto artificiale, non va bene, mentre
Dovete pensare a questo, una sorta di un gesto che si fa anche ad esempio quando si ha una sorpresa. Ah! Cosa succede? Si fa questo stretching in alto e avanti, quindi pensate, potete mettere, vi ripeto, un dito qui, nella conca del palato e pensare questa collinetta, questo sorta di movimento, di energia che va in avanti verso l'esterno, in alto e verso l'esterno, appunto come il mordere una mela, come lo scavare, ad esempio l'idea di scavare un suono avanti, il ruggito del leone, oppure il girare come delle lancette dell'orologio, il suono in avanti. Sentite che io giro, porto avanti, mi sforzo di indirizzare il suono avanti. Nulla, spero di essere stato breve come mi avete chiesto e chiaro. Vi mando intanto un saluto, se avete delle domande ponetemele, vi risponderò molto volentieri. Ciao!